Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video insolito per questo canale, perché oggi parleremo di una cosa che ho visto, rivisto ovviamente sul web, su vari video di YouTube, qualcuno ovviamente diciamo che fa un po' di allarmismo come al solito, e qualcuno invece che ho ammirato, che ha detto la verità come stanno le cose. Bene, parliamo del primo probabile virus per iPhone. Io sono 14 anni che ho un iPhone in mano, quindi come dire, questa cosa mi ha un po' stupito, ma non mi ha allarmato assolutamente, perché poi adesso vi spiegherò il perché non bisogna allarmarsi e se proprio come dire, uno dovesse prendere questo virus, come si fa, ok, a prenderlo? Ma non è una cosa da tutti, ecco, non è una cosa che arriva come sugli altri sistemi operativi, ovviamente più aperti, ok, a queste cose qua. Quindi bisogna innanzitutto non allarmarsi e non andare nel panico, perché non ce n'è assolutamente nessuna giustificazione per questo. Quindi prima di andare avanti vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere i video, le notifiche dei video che posterò. E andiamo subito a parlare di questo. Io non lo so ovviamente pronunciare perché il mio inglese è come il mio italiano. Gold Pickles si chiama, ce l'avete anche in sovraimpressione, che è già un virus, diciamo un malware che esiste già per Android da molto tempo. Andiamo a scoprire cosa è veramente. Dunque, innanzitutto bisogna far chiarezza su come si può prendere questo virus, ok? Quindi questo malware. Innanzitutto questo malware, se nell'ipotesi molto lontana e remota dovesse installarsi sul nostro iPhone, lui prenderebbe il controllo del Touch ID e del Face ID. Quindi con questi, diciamo, due sistemi molto evoluti, lui potrebbe, e cioè potrebbe, ragazzi, non può, potrebbe, ok? Carpire, rubare le informazioni sensibili nostre, tutto, banca, tutte le password, tutto il resto. Ma state calmi, perché non è così facile come sembra. La prima cosa, come si fa, ok, a prendere questo virus? La prima cosa è ovviamente aver installato l'applicazione beta test, test flight si chiama, della Apple, e poi ovviamente essere invitati da qualcuno sconosciuto, ok? Non mi invita Adobe, a me Adobe, a fare un beta test, quindi sono abbastanza sicuro. Mi invita il tale dei tali che non conosco, e quindi lì potrebbe essere che si installi il malware, ma dovete prima installare l'applicazione beta tester, quindi se non la installate siete già fuori da tutto, ok? Non tutti poi la possono installare perché dovete avere una licenza developer, quindi non tutti possono avere questa applicazione, come dire, utilizzabile, quindi già la maggior parte di utenti, il 90%, può stare sicura perché non l'installa questa applicazione. Se non la installate, il malware non si installa. Quindi abbiamo già fatto chiarezza e, e nessuno, ok, si può preoccupare. Un'altra cosa, dalla iOS 17.4 si avrà l'opportunità di andare in side loading. Cosa vuol dire? Avere questa funzione, praticamente avere la possibilità di scaricare applicazioni da altri store, ma qui c'è già una cosa da puntualizzare. Praticamente tutti gli store che potranno inventarsi i vari sviluppatori saranno installati nell'Apple Store, quindi dovranno essere, ok, controllati dalla Apple, anche se poi il controllo magari non sarà così preciso come diciamo nelle applicazioni dell'Apple Store, ma sarà sempre controllato dalla Apple, quindi non saranno store al di fuori dell'Apple Store. Certo che se io vado in online potrò installare anche applicazioni che vengono da Safari, e lì ragazzi, lì è come tutti i sistemi, quindi su Windows, su Android possiamo andare a installare un programma, un setup che poi ci distrugge il computer, quindi sta un po'
a noi, ok, essere informati in questa cosa. Quindi basta non installare software probabilmente da Safari, ok, già stiamo a metà strada. Basta non installare l'applicazione test flighting, perlomeno non installarla se non abbiamo fonti sicure, e poi solamente installare applicazioni di terze parti che sono controllate sempre dall'Apple Store. Quindi capite che la cosa, ok, si è molto diciamo raffinata, cioè non è così semplice come dicono tutti, che siamo tutti nei guai e i nostri iPhone sono a rischio. Quindi non vi allarmate, state tranquilli che gli iPhone sono sempre sicuri. Poi ovviamente adesso tra un po' arriverà l'aggiornamento per tutti, la 17.4, quindi la Apple sicuramente metterà mano a questa falla e tutto sarà risolto. Quindi dormite sogni tranquilli. E in ultimo cosa vi posso dire? Vi posso dire solamente che questo virus, come ho detto, è esistente già su Android, quindi non è niente di nuovo, ma io dormirei sogni tranquilli. Con questo cosa posso dirvi? Posso dire solamente di condividere questo video con i vostri amici se volete informarli, volete fare un po' chiarezza. Magari tanti sono preoccupati, tanto hanno già disattivato il Face ID, hanno già disattivato il Touch ID, ma ragazzi, ma roba veramente da matti. Quindi condividetelo questo video, fate capire alle persone che non è così facile prendere un virus su iPhone. E poi, come ho detto, con l'aggiornamento 17.04.4 le cose torneranno a posto. Quindi con questo io vi dico, se volete iscrivervi al canale in questo momento, azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, e ci vediamo al prossimo video molto più divertente.